Sono in Molise, mi trovo a Capracotta in provincia di Isernia. Oggi il vento qui soffia forte come da copione. Porta con sé l'intenso profumo di una natura quasi incontaminata. Sto per entrare in un vero e proprio tempio dell'arte casearia. Per questo desidero portarvi con me. Vi farò conoscere il caseificio Pallotta. I fratelli Salvatore, Renzo e Raffaele sono i fondatori dell'azienda e maestri casari. Lavorano con grande abilità, passione ed amore assieme ai familiari. La tradizione, infatti, è la scuola da dove nasce e si perpetua da generazioni la passione per questo impegnativo e delicato mestiere. Ho visto all'opera mani esperte che attraverso il tatto hanno sviluppato delle capacità straordinarie. Qui c'è ancora una realtà familiare dove il rapporto diretto consente il massimo controllo per una produzione d'eccellenza. Eccoci qui con Alberto. Buongiorno. Che ci racconterà come si svolge la giornata del maestro Casaro. Il tutto parte con una raccolta latte giornaliera, avviene verso le 6 la mattina e direttamente in coagulazione. Lavoriamo una quarantina di litri di latte, dividendo la produzione in un prodotto fresco e qualcosa più stagionato. Passiamo dallo stoccaggio del latte e poi attraverso tutto l'impianto passare alla lavorazione vera e propria che utilizzando le polivalenti all'incirca da 10-11 quintali, dove il latte viene messo a riscaldare, acidificato con usione del nesto e poi attraverso la coagulazione si aspettano i tempi prestabiliti di circa 3 ore e si arriva al prodotto finito. La materia prima che è la pasta, che utilizzando acqua 80-80 gradi varia da prodotto a prodotto, avviene la filatura e formatura. Facciamo dalla stracciata del nostro prodotto di nicchia, che è una mozzarella a pasta filata, solo che viene tesa sempre con le mani, impastata a mano con acqua 80-82 gradi e poi viene pure strappata e immersa in acqua fredda, passando poi per il bocconcino di latte oppure per la scamozza semplice o a partito. Facciamo anche un prodotto un po' più stagionato, come potete vedere il nostro caciocavallo da 1,5 kg, 1,7 kg e poi il big che facciamo, diciamo, penso di potermi avvalere di questo in quanto sono sicuro di poterli, che quello facciamo solo in Italia, un caciocavallo da 20-25 kg. Come si chiama? Il macchione. Il L'ho chiamato macchione. macchione in quanto il latte che utilizziamo per la produzione viene fatto in contrada macchia, che ha una località di circa da 4-5 km da Ho capito. È la vostra eccellenza. diciamo se che non sbaglio. la nostra punta di diamante. Qui i rumori si trasformano in suoni dalle note olfattive inebrianti, rendono ancora più armoniosi i movimenti delle mani del vero maestro casaro. Anni ed anni a contatto con l'alta gradazione di calore necessaria alla lavorazione del formaggio le rendono temprate e coriacee. Noi all'incirca il 50% del prodotto che facciamo lo facciamo tutto a mano, quindi impastiamo a mano, forniamo a mano, in quanto la pasta bisogna toccarla. Qui lo zio di Alberto sta impastando a mano la stracciata. Questi invece sono i caciocavalli, come potete vedere di diversa spezzatura e diverse tipologie. Facciamo sia quelli freschi semplici da 1,5 kg, 1,8 kg, altrimenti quelli più piccolini da 1 kg, con il tartufo e semplici. Tartufo sempre di Capracotta. Allora, qui stiamo facendo invece la ricotta. Il siero residuale delle lavorazioni del caciocavallo, delle stracciate, dei vari formaggi che facciamo viene portato a una determinata temperatura che varia tra gli 80 e i 90 gradi
e poi arrivato appunto a questa temperatura viene schiumato, si toglie la schiuma che si fa in superficie e affiora la ricotta, che è una coagulazione della proteina del siero, che affiora, si lascia indurire leggermente e poi a mano viene cacciato nelle apposite cestine, lasciata leggermente sgrondare dal siero in eccesso e portata in vendita. Come possiamo vedere adesso mio zio sta effettuando la rottura della cagliata. Questa è la rottura del fior di latte, del bocconcino. Viene sminuzzata all'incirca, si dice, a chicchi di riso o granelli di riso. Ha una granulometria bella fina, ma non tanto, anche perché deve maturarla in circa in 3 ore, sempre sotto siero. Poi viene estrapolata e viene impastata. Facciamo il fior di latte, una pezzatura da 200 fino a 400 grammi. Come dicevo prima, questo è il caciocavallo in macchione, un caciocavallo che pesa all'incirca un 20 kg. Viene prodotto in un determinato periodo dell'anno, in quanto le vacche devono essere all'alpeggio, le temperature devono essere, diciamo, quelle adatte per la lavorazione, ma soprattutto necessitiamo dell'alpeggio in quanto l'alimentazione dei bovini deve essere di una determinata tipologia, in quanto a Capracotta a 1421 metri abbiamo la possibilità e la garanzia di avere una tipologia di fino e di erbe che poi al prodotto finito, dopo un anno, si sentono, possiamo dire con certezza, quella tipologia di profumi, di sapori, di sentori e di caratteristiche. Lo zio di Alberto, Salvatore, mi ha spiegato che il caciocavallo prende il suo nome dal fatto che viene legato in coppia e posto a cavallo di appositi sostegni. Dopo aver seguito il ciclo produttivo, mi viene voglia di vedere i prodotti finiti, come sono esposti al banco e soprattutto mi viene voglia di assaggiarli. È arrivato il momento bello. il momento più bello. Questo è un caciocavallo semistagionato, all'incirca 1,5 kg, Sì. quindi ha una stagionatura per il caciocavallo che, come lo intendiamo noi, la maturazione non va eccessivamente inoltrata, così, ma resta leggermente un po' più morbido, meno saporito, bello dolce, non è piccante. Questo, come vi dicevo, è il caciocavallo. Puoi sentire com'è bella morbida la pasta, vedi il colore è bello giallo perché le mucche a settembre, tra agosto e settembre ancora erano all'alpeggio. Un sapore, un'esplosione di erbe, Sì. davvero. Sì, sì. Guarda che siamo a Aromi 1421 metri, si sente tutto, si sente. Questo invece è un formaggio a pasta morbida. Viene chiamato morbidone proprio per la caratteristica di essere bello morbido. È un formaggio che viene stagionato all'incirca 1 mesetto e mezzo, leggermente acido però bello pastoso in bocca, ha un bel profumo sempre di fino, bello saporito. Visto com'è bello morbido? Meraviglia. Una bella pasta morbida, leggermente stracchinata all'interno, ti avvolge tutto il palato. Come dicevo, Grazie. vedi com'è bello morbido, si attacca al coltello. Già dal profumo puoi sentire la freschezza di questo prodotto, bello Buonissimo, strepitoso, ma so che rimane ancora una specialità da assaggiare. Questa è una chicca che facciamo solo noi, possiamo dire solo noi, perché sappiamo per certo che un caciocavallo così grande, fatto a mano, al latte crudo, non c'è in Italia, è questo qui, che è un caciocavallo da 20 kg, parte da 25 kg nel momento della lavorazione, poi pian piano con la fermentazione, con la maturazione, la stagionatura, perde 2-4-5 kg. Viene fatto a mano, quindi impastato a mano, formato a mano, chiuso a mano, e poi viene appeso ad aria condizionata, diciamo a temperatura ambiente, per una decina di giorni per tempo di asciugarlo, e poi lo spostiamo in cantina per i successivi almeno 9 mesi. Ti faccio assaggiare anche questo, così vedi la differenza sia di struttura di pasta, di consistenza, e sia di sapori con
Grazie. Vai, assaggia e dimmi. Questo, certo, lo assaporerò addirittura ad occhi chiusi. Importanti le materie prime e la lavorazione, ma altro aspetto di rilevanza fondamentale che fa la differenza è quello di poter disporre dell'ambiente perfetto per la naturale maturazione dei prodotti, ossia per la stagionatura dei vari tipi di formaggio. Qui senti proprio tutte le caratteristiche di un formaggio stagionato in ambienti non condizionati, in ambienti di montagna, in cantine a 3 metri di profondità. Senti anche l'umidità che si forma nei cantini di pietra, perché sono pietre di tufo che riescono a raccogliere un ecosistema all'interno che poi ci consente anch'esso di ottenere un prodotto che abbia delle determinate caratteristiche. Naturalmente ho assaggiato anche la scamorza. Si tratta di un delizioso formaggio a pasta filata, prodotto fresco di un giorno o due. Voi avete anche l'azienda agricola con le mucche proprio. Sì. Allora abbiamo all'incirca una settantina di capi in mungitura, nel complesso 120-130 animali. Tuo papà è uno dei 3 fratelli fondatori di questa grande azienda a conduzione familiare. Sono 3 fratelli che nell'88 hanno deciso di intraprendere questo cammino, questa attività da una piccola attività che era qui a Capracotta che si stava cedendo, di un signore anziano che li ha presi a cuore, il signor Osvaldo Dinucci, li ha presi proprio come dei figli e insegnano l'arte del casaro. Qui parte tutta la produzione, però voi avete anche dei punti vendita, abbiamo la vendita online. dei punti vendita che sono questo qui a Capracotta e l'altro a Isernia, a Piazza Giustino Duva numero 5. Che sono di nostra proprietà, e poi abbiamo dei rivenditori affezionati già da una ventina d'anni su Campobasso, e in più ultimamente stiamo portando il nostro prodotto anche dalla parte di Pescara, quindi in Abruzzo, in diversi paesi, tra Lanciano, Pescara, Chieti, e in più siamo specializzati anche noi nell'e-commerce e nelle spedizioni, quindi benissimo, questo è importante per far assaporare a tutti un po' l'eccellenza di questo territorio meraviglioso. I social in questo ci stanno aiutando, perché giustamente vieni conosciuto anche da persone che non sanno dell'esistenza dell'azienda. Con i nostri prodotti possiamo fare diverse ricette, come ad esempio la pasta mantecata con il caciocavallo e il macchione, quindi una bella cremina, la scamorza al coccio, messa nel forno, messa nel camino, nel coccio di greda diventa bella brustolita, e le più classiche pallotte cacio e uova. In genere si fanno con il pecorino, ma qui si utilizza un formaggio di vacca semistagionato all'incirca di 1 mese e mezzo, 2, leggermente un po' più duro, ma che va a sostituire perfettamente il pecorino, il classico pecorino. Ringrazio il caseificio Pallotta per l'accoglienza che mi ha riservato, per questa full immersion nel mondo del formaggio. Ci sarebbero tante altre cose da raccontare, tanti argomenti appetitosi. Ma a proposito, corro subito in cucina. Subito all'opera con il tocco goloso di 7 note in cucina. Preparerò tanti manicaretti con questi formaggi che, oltre ad essere sani e genuini, hanno un sapore incredibile, proprio quello che ti fa sognare.